La follia, la contaminazione, il giro di vite della Bologna di fine millennio. Che cosa ti ha colpito più di tutto? Il ricordo più pazzo, più incredibile della città che hai fatto tua? Bah, allora un ricordo in particolare non ce l'ho, cioè è un caleidoscopio di ricordi, di situazioni che si sono succedute senza soluzione di continuità a partire dall'inizio degli anni 90. Eh, per esempio ora, se mi dici follia, penso che il mio primo invito a Radio 3 Suite, avvenne in un programma che si chiamava Musica e Follia. E il tramite fu questo Helmut Failoni, che allora collaborava con la RAI, e quindi per esempio questo collegamento non era casuale, perché io facevo parte di quel gruppo chiamato Basse Sfere, che ha in un certo senso, non dico involontariamente, c'era una premeditazione, c'era una discussione antecedente, ne abbiamo parlato, ci siamo ritrovati, ci siamo scelti, eravamo un gruppo di musicisti profondamente innamorati del jazz, ma non di quel jazz che circolava in quel momento a Bologna. In particolare una sorta di revival del jazz anni 50, pur eseguito alla perfezione, ma non era per noi soddisfacente. Quindi ci siamo ritrovati in questo essere, tra virgolette, disadattati in quel sistema, e abbiamo cercato di agire, come dire, cappa e spada, strumenti, e andare all'assalto, letteralmente all'assalto dei locali della città, e contemporaneamente, sempre in quegli anni, parliamo di vagamente dal 93 al 96, insomma anni in cui nascono i centri sociali storici di Bologna, il Link, il TPO, Livello 57, Bestial Market e così via. E noi, in quanto collettivo Basse Sfere, siamo andati lì a inaugurare queste attività artistiche col nostro contributo musicale. Tutto questo, sì, diciamo, banalizzando, si può rinchiudere nella parola follia, ma il bello è che per noi era normalità. Era assolutamente normale suonare quello che suonavamo. Che cos'era? Era improvvisazione libera, era musica scritta, era rigore nella scrittura e rigore nell'improvvisazione. Follia organizzata, se vuoi. Conduction, che io ho fatto per primo in quegli primi anni del 90, piccoli gruppi, grandi gruppi, per la gente lì era una grande novità. Mi ricordo veramente come se fosse ieri che i primi concerti che abbiamo fatto, per i quali eravamo anche vagamente titubanti, perché veramente spaccavano la situazione musicale radicalmente, sono stati accolti in maniera veramente entusiasta. Quindi per noi follia era vivere quella normalità. Com'è stato passare dal gruppo di avanguardia per eccellenza, che oggi ha influenzato legioni di musicisti che magari non riconoscono neanche necessariamente il legame con la vostra esperienza, com'è stato passare da essere avanguardia pura a insegnare in conservatorio, a essere diventati in parte istituzione? Che emozione si prova? È un po' paradossale, in un certo senso. Io ti posso dire che io racconto la mia esperienza, è stato veramente casuale, e, e non ci pensavo minimamente, minimamente. Io quando sono andato a Bologna, la mia scelta, anche intimamente segreta, perché non potevo, come dire, spoilerare le mie intenzioni future alla mia famiglia, perché come sai, insomma, sai, un ragazzo di 22 anni non può dire negli anni 80, fine anni 80, i genitori: vado a Bologna a fare il jazzista d'avanguardia. Cosa vai a fare, il cowboy? È come dire vado a vendere popcorn in Thailandia, no? C'era abbastanza folle quella come scelta. Quindi la mia scelta era di abbracciare questa ricerca e ovviamente ottimizzare lo studio della ricerca stessa, perfezionare la mia preparazione strumentale, gli studi di composizione, eccetera, e monetizzare questa cosa, farne un qualcosa che mi permettesse di vivere. In quel momento la parola conservatorio e jazz non stavano nella stessa frase, quindi c'è un salto di un po' di anni, io direi di almeno un decennio,
durante il quale gradualmente si vede il jazz infilarsi nelle trame del conservatorio, un po' a spintoni, un po' dietro certi imbarazzi, devo dire, perché il jazz è una musica che non puoi etichettare, non la puoi istituzionalizzare. Bill Evans diceva addirittura che non puoi insegnarla, sarebbe quasi vietato insegnarla. Non sono totalmente d'accordo con questo pensiero, ma è comunque qualcosa che non puoi trasmettere esattamente come quando parli di Chopin, Brahms o le variazioni di Goldberg, eccetera. Quindi dal punto di vista didattico, secondo me, c'è ancora un lavoro da fare. C'è ancora un lavoro da fare perché non c'è un'unità programmatica e ognuno si organizza come meglio può, in soldoni, e la trasmissione dell'esperienza personale di tanti musicisti come me in una forma didattica, cercando di comunque rispettare una grammatica musicale. Però il nesso, per chiudere la risposta, c'è in parte di quello che dicevo prima, cioè noi eravamo profondamente innamorati del jazz, quindi per noi non era, come dire, rompere il passato nettamente, ma evolverlo con un nostro pensiero. Nel conservatorio questo amore per il jazz si traduce in un metodo didattico che non può, secondo me, essere così personale, perché va a danneggiare la stessa creatività dell'allievo che è in itinere, no? Quindi tu dai delle dritte, sicuramente esponi il tuo metodo per una crescita musicale, spieghi una grammatica, spieghi un linguaggio, una pronuncia, ma poi incoraggi un allievo a fare un certo percorso. Chi come me ha fatto prima quel percorso di cui parlavamo, di basse sfere, secondo me ha avuto il vantaggio di poter raccontare e di poter fare immaginare delle aperture. Non so se mi sono spiegato, cioè aperture che potessero far immaginare che oltre quella grammatica si può andare in altri posti, e probabilmente altre persone che hanno iniziato nella grammatica e sono rimaste lì hanno solo trasmesso quello. Quindi questo è stato il mio vivere il conservatorio, e come anche lo vivo attualmente. Sei un compositore totale, nel tuo essere compositore totale hai un privilegiato rapporto con la parola e con il giocare intorno alla parola, ma anche usarla per sondare delle profondità incredibili. Hai fatto un disco intitolato Do Ut Do, lo dico sempre perché è il massimo possibile da questo punto di vista. Parlaci e concludiamo del tuo rapporto tra musica e parole. Ma anche quello, allora, se vado un po' indietro a livello proprio familiare, mio padre era un professore ordinario di storia della lingua e della grammatica italiana. Questo è proprio, confesso che c'è una base di questo tipo. Quindi ho respirato questa cosa. Devo dire che anche l'ho vagamente odiata, come tutti i figli odiano il mestiere del padre, no? Dentro casa. Però poi a livello così inconscio questa cosa si è sublimata in un altro modo negli anni. Quando mi sono staccato, quando ho cercato la mia identità artistica nella musica, ho scoperto che la parola e la musica, come anche il colore, fanno parte di uno stesso prodotto, in un certo senso. Per esempio, quando faccio degli esempi sull'improvvisazione, faccio esempi sul dialogo, perché improvvisare vuol dire dialogare, e anche una frase, anche il fraseggio vuol dire unire delle note con un senso logico, come quando parliamo. Ora io e te stiamo parlando ed è un'improvvisazione nella quale si può utilizzare il nostro background stilistico, lessicale, grammatico, ma con una creatività che può essere cangiante di volta in volta. Da qui la mia predilezione, soprattutto quando avevo 20 anni più o meno, la nascita di Basse Sfere, eccetera, era quella di ironizzare sulle parole. Sono sempre stato un amante dei giochi di parole, delle polisemie, ecco, prendere una frase e dargli, ora tu stai citando do ut do, che appunto contiene tanti significati. Quindi la generosità, non volere niente in cambio,
ma le note della scala, la nota francese, ut, eccetera, eccetera. E così ne ho tanti di titoli nei quali cerco di giocare, trasmettendo un significato, anche se vuoi profondo, anche più profondo di do, ma attraverso un gioco ironico, anche banale se vuoi. Addirittura in una parte di quel periodo degli anni 90 in cui la creatività era il nostro pane quotidiano, io ho anche scritto delle poesie, dei raccontini, delle cose nei quali ci sono, in modo un po' surreale, si rincorrono le parole in questi giochi di con tanti significati, ecco, che hanno tanti significati. O certe volte anche con dei nonsense. Un po' come si fa con la musica, cioè tu puoi con una frase far capire una cosa o farne capire due, oppure fare una cosa che non ha senso, laddove lo spettatore carpisce un senso e quindi va al di là della tua intenzione. Cioè è un gioco di ambiguità che mi è sempre piaciuto.